Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Allora, oggi farò un rapido video confronto fra questi due utensili, cioè il rifilatore a batteria da 12 volt della Parkside, che costa 59 euro, e il rifilatore a batteria da 18 volt della Katsu, che costa 110 euro circa. Allora, non è una sfida, è un confronto, perché una sfida non sarebbe onesta. Questo ha solo 12 volt, questo ne ha 18, questo dichiara meno di 20.000 giri al minuto, questo invece è 30.000, questo non ha la regolazione della velocità e questo sì. Sono due utensili completamente diversi. Fare una sfida in realtà sarebbe come fare una sfida ad uno scooter contro una moto stradale di grossa cilindrata, quindi non è una sfida. Ma questo video serve, intanto l'ho realizzato su grande richiesta di molti di voi, ma serve a capire quali sono le caratteristiche che differenziano i due utensili, quindi quale vi conviene comprare. Molte persone hanno acquistato il Parkside e mi hanno detto che sono indecisi se prendere il Katsu perché è più potente. È più potente, ma se a voi questa potenza non serve, in realtà potreste anche sfruttare il Parkside per rifilare, per fresare. In realtà abbiamo visto che si ferma, almeno nelle prove precedenti si è fermato, oggi ripeterò altre prove. E con frese piccole, se non si spinge molto e se non sono legni duri, può andare, altrimenti non va bene. Per rifilare i bordi invece è andato bene. Questo riesce a rifilare, riesce anche a fresare con uno spessore anche un pochettino più importante della fresetta da 6 mm che ho utilizzato l'altra volta. Se avete già una fresatrice verticale, ad esempio a corrente elettrica, allora potete decidere di acquistare un rifilatore meno potente che vi permetta di non dipendere dalla corrente elettrica, spendere poco perché costa 59 euro e rifilare i bordi tranquillamente, oppure se dovete lavorare su legni più duri assolutamente dovrete comprare un Katsu perché è molto più potente. Quindi in base a quello che dovete fare poi voi capirete da questo confronto, un confronto, ripeto, che non è una sfida, non privilegio né il Katsu e neanche il Parkside, a me non cambia assolutamente nulla, però appunto vista la grande richiesta, allora facciamo questa prova e vediamo quali sono le differenze nell'utilizzo. È una prova improvvisata, non ho programmato nulla e quindi potrei anche omettere eventuali prove, poi nei commenti voi mi chiederete magari qualcosa, se è una prova che ho già fatto, qualche caratteristica che conosco, vi risponderò nei commenti, quindi scrivete sotto. E basta, vediamo queste differenze nell'utilizzo e il comportamento degli utensili. Cominciamo. Allora, decisamente ragazzi, non c'è paragone, ma neanche nella qualità della fresata e nella gestione dell'utensile. Adesso la provo a massima velocità, quindi la mettiamo a 6. Ed è imparagonabile. A questo punto mi sta venendo il puntiglio di fare la prova a 2,5. Riduciamo di tantissimo, non avendo fatto dei calcoli precisi sul rapporto dei giri. A questo punto facciamolo a 2,5, così ci togliamo ogni dubbio e vediamo come va. Adesso è lentissimo. Ragazzi, che ve devo dire? Facciamo la prova a 1? Non vi ho fatto vedere che era messa a 2. Facciamo la prova ad 1, quindi minima velocità. Alla velocità 1 comunque mi ha consentito di fare una fresata di lunghezza maggiore rispetto al Parkside. Allora facciamo semplicemente la prova a rifilare con questa fresa a 45 gradi, che comunque asporta un bel po' di materiale, e vediamo il comportamento di una e dell'altra.
questa è quella del Parkside, che alla fine è riuscito a farla, ma mi ha fatto sudare un poco. Questa invece è quella del Katsu, che ha fatto in un attimo, velocità 2,5. Allora, proviamo adesso a fare una fresatura attraverso vena a 5 mm di profondità. Allora, la pulizia della fresatura ovviamente a bassa velocità strappa il legno, quindi non viene bene. Proviamo ad aumentare la velocità, perché questo parametro, il fatto di poter aumentare la velocità, è anche una cosa che può influire sulla vostra scelta di quale utensile acquistare, perché avendo la possibilità di aumentare il numero di giri, abbiamo la possibilità di avere un lavoro più pulito. Allora, è successo qualcosa, ho sentito mentre spingevo che la profondità è cambiata, perché ho sentito muovere la guida, quindi forse devo regolarla, ma questo a favore comunque dell'utensile, perché aumentando la profondità, e infatti è arrivato a 7 mm e mezzo anziché 5, nonostante tutto è riuscito a fare la fresata senza problemi. Quindi sempre più convinto che per un lavoro più gravoso è meglio orientarsi su un utensile con prestazioni maggiori. Per rifilare bordi con frese piccole, allora può andare bene il Parkside. Ora facciamo anche questa prova con il Parkside. Ho montato una fresa normale per questo rifilatore. Adesso, dopo averlo stressato, vediamo come si comporta in un lavoro normale, quindi che non sia estremo. Secondo me il lavoro di rifilatura con una fresa piccola è la più idonea per questo tipo di utensile. Come vedete è riuscito perfettamente a fare questo lavoro di rifilatura, quindi provo a fare una fresatura anche in questa parte che è più vicina, poi le guardiamo tutte e due. Come vedete è riuscito a rifilarlo senza andare in difficoltà, perché nasce per questo scopo, quindi non è sicuramente una fresatrice, non è da utilizzare con frese di questo tipo, non è da utilizzare per fare dei lavori di scanalature sulle tavole, ma semplicemente per rifilare i bordi dei pezzi che stiamo lavorando senza avere la dipendenza del filo, come ho detto poco fa. Allora, ragazzi, cosa dire? Dobbiamo trarre le conclusioni su questi utensili. Ripeto, non è stata una sfida, ha avuto tutto l'andamento del video come se fosse una sfida, ma in realtà era solamente un confronto che vi potesse consentire di capire a cosa serve questo rifilatore, ma anche perché se a voi serve in realtà un rifilatore, quindi vi serve un utensile che vi arrotondi i bordi e volete spendere poco, potete comprare questo Parkside, perché riesce a rifilare perfettamente i bordi, come abbiamo visto nel video precedente e come abbiamo visto adesso. Riesce a fare questa rifilatura da questa parte senza alcun problema, quindi ad arrotondare il bordo, ma è una cosa che abbiamo visto anche nella recensione precedente. Però non riesce assolutamente a fare una fresatura con profondità superiore a 5 mm, perché si ferma subito, e la stessa fresatura riesce male. Se vedete è molto sporca, non mi piace come lavoro, insomma non è sicuramente indicato per questo. Invece il Katsu è riuscito a darmi questa pulizia nel lavoro che è imparagonabile con questa. Come vedete, questi sono quelli fatti con il Katsu e questa sono fatti con il Parkside. Non c'è assolutamente paragone. Ecco, con questa inquadratura si vede sicuramente meglio. Si vede meglio anche la parte rifilata. Poi ovviamente abbiamo visto che per quanto riguarda fresature più importanti
sul bordo, quindi rifilare un bordo a 45 gradi, il Parkside è andato in protezione e comunque non mi ha consentito di farlo bene. Tra l'altro durante la rotazione quando si affatica saltella e quindi lascia dei piccoli solchi che ora nell'inquadratura non riesco a farvi vedere, però comunque la fresatura non è regolarissima. Invece l'altro riesce a lavorare perfettamente bene con un lavoro liscissimo. Forse ecco, vedete qua si vedono questi due piccoli gradini, insomma è irregolare. Qua si vede meglio anche il bordo è regolare del Parkside e i bordi regolarissimi del Katsu, quindi purtroppo ha dei pro e dei contro. I pro sono quelli di essere piccolo e leggero, però in realtà neanche tanto più piccolo del Katsu. Comunque ha il vantaggio di costare poco ecco, così mi vedete meglio. Ha il vantaggio di costare poco e di lavorare bene per quanto riguarda il lavoro di rifilatura. Mi sto ripetendo perché effettivamente non essendo proprio una vera sfida non posso dire ha vinto questo o ha vinto quello. Cerco semplicemente di dare delle spiegazioni sul perché poter scegliere questo piuttosto che l'altro. Se avete intenzione di fare dei lavori al centro di alcune tavole, esportare materiale con delle frese di un'importanza superiore a quella da 6 mm e con una profondità maggiore a quella di 5 mm, indubbiamente, soprattutto se si parla di legni più duri dell'abete, indubbiamente dovete prendere, se volete un utensile delle batterie, qualcosa del genere, quindi da 18 volt, oppure qualcosa a corrente elettrica. E basta, ora decidete voi in base a quello che avete visto sul comportamento di questi utensili quale può essere più indicato alle vostre necessità. Io non vi dico né di comprare questo né di comprare l'altro, ma semplicemente che con questo potete solo rifilare o fare piccole fresature da 5 mm con una qualità che non è proprio eccellente, poi possibilmente utilizzando delle frese che costano più della fresatrice magari il lavoro riesce meglio, però queste danno e queste proviamo. Detto questo, spero di esservi stato utile a schiarirvi un attimo l'idea sulla differenza fra i due utensili e vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e vi è stato utile, attivate anche le notifiche cliccando sulla campanella qua giù e ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!